Signore e signori, buonasera, buongiorno, benvenuti in questo nuovissimo video di Rollercoin. Questa è la parte finale del nostro tutorial su Emerge, la parte 3, dove vedremo Inventory e Collection. Nelle parti precedenti che vi consiglio di andare a recuperare abbiamo visto Emerge dei miner e Emerge delle parti e le parti in generale. E oggi, come ho detto, finiremo con Inventory e Collection. Prima di cominciare, come sempre, volevo ricordarvi che in descrizione trovate un link per iscrivervi a Rollercoin e ricevere 1000 satoshi di benvenuto, oltre a supportare normalmente il canale. Oltre a questo troverete tutti i miei link e tutti i miei social, quindi vi consiglio di dare sempre un'occhiata alla descrizione. Quindi senza esitare ulteriormente andiamo in Inventory ed esploriamo questa prima sezione del nostro storage. Allora, cos'è il nostro inventory? Beh, molto semplicemente il nostro inventory raccoglie tutti gli oggetti che abbiamo nel nostro inventario, precisamente tutte le nostre parti, tutti i nostri miner e tutti i nostri racks. Come prima cosa da sapere sul nostro inventory è il fatto che verranno mostrate tutte le parti, i miners e i racks che non abbiamo disposti nelle nostre stanze. Quindi per le parti non cambia niente dal momento che tutte le parti che abbiamo sono sempre nel nostro inventario, però i miner e i rack che verranno mostrati sono solamente quelli che non sono nelle nostre stanze. Infatti, come vedete, di miner che mostra per me sono solo questi 4, come possiamo vedere qua, quantità 4 Roller Arc S1, che sono gli unici miner che non ho messo nelle mie stanze. Quindi se andiamo nelle nostre stanze, prendiamo un miner qualsiasi tipo questa Dancing Queen, lo mettiamo nel nostro inventario, ok? Che è la barra qua sotto presente nella nostra stanza. Tornando in storage ed inventory, ora nei miner sarà mostrato anche quel miner. Stessa cosa per i racks. I racks che abbiamo nelle nostre stanze non verranno mostrati, ma se andiamo a comprare un nuovo miner o toglierlo dalle nostre stanze, come appena fatto io, ne ho comprato uno nuovo, vediamo che sarà mostrato nel nostro inventario nella sezione rack. Invece se lo andiamo a posizionare nelle nostre stanze, quindi qua, rimettendogli anche il nostro miner che abbiamo appena tolto, e torniamo nel nostro inventario, né il miner né il rack saranno più mostrati. Quindi l'inventario è semplicemente la raccolta di tutte le vostre parti, dei vostri miner che non avete posizionato nelle vostre stanze e dei racks che non state momentaneamente utilizzando sempre nelle vostre stanze. Come tutte le altre sezioni del sito, le pagine si possono ordinare applicando dei filtri, in questo caso sono quantità e data, ed inoltre si possono aumentare o diminuire il numero di oggetti mostrati per ogni pagina, sempre dal menu invece qua a destra. Bene, e questo raccoglie molto brevemente e semplicemente tutte le funzioni e tutto quello che c'è da sapere su Inventory. Passando invece a Collection, le cose diventano un po' più complicate, dal momento che questa è una sezione relativamente importante e ci sono molte più cose da dire a riguardo. Partiamo dal capire che cosa sia. Collection è la sezione del nostro storage dove viene mostrata la nostra collezione di miner. In alto, come potete vedere, viene mostrato la percentuale totale di bonus che i vostri miner vi danno e due sottosezioni che divide i miner che avete in merge, quindi miner ottenuti da un merge, perciò miner che saranno solo di qualità uncommon o superiore, e basic, che mostrerà tutta la lista dei vostri miner che non hanno subito un merge, quindi sono solo i miner di qualità common o comune. Bene, cosa c'è di importante da sapere riguardo collection? Allora, come prima cosa si possono sempre ordinare tutti i miner con i filtri. In questo caso i filtri però sono diversi, dal momento che ordinano i miner o dalla loro percentuale di bonus che danno o dalla data ovviamente in cui sono stati aggiunti al sito. Stessa cosa per i miner basic, essi possono essere ordinati o per bonus o per data. Oltre a questo c'è sempre anche la quantità di miner che possono essere visualizzati una sola volta in una pagina, che varia da 12 a 48, ed applicando i filtri come appena fatto vengono ordinati tutti i vostri miner secondo il parametro selezionato. Collection quindi è la pagina del sito utile per vedere bene tutti i vostri miner raccolti e la quantità di bonus che essi stanno dando. Infatti potete vedere quali dei vostri miner vi stanno offrendo più bonus oppure quali dei vostri miner ve ne stanno offrendo meno, e magari vendere, se possibile, quelli che offrono meno bonus per comprarne qualcuno che ne dà di più, sia per ovviamente miner mergiati che per miner basic. Un'altra funzione però importantissima di questa sezione è la voce supply, che indica quanti miner di quel tipo sono presenti in tutto il sito, tra tutti gli utenti e tutti i giocatori. Quindi da questa voce si può capire non solo quali siano i miner più comuni, quindi magari quelli che valgono meno nel mercato e possono essere venduti a un prezzo minore o acquistati a un prezzo minore per l'appunto, ma si possono anche vedere quelli di cui ce ne sono meno in giro e possono quindi essere venduti a un prezzo superiore nel caso non vi servano più o ne abbiate più di uno. Questa voce comunque ci tornerà più utile in seguito quando vedremo un altro dettaglio della collection. Infine, un'altra cosa che viene mostrata per ogni miner sono i miner details, questa piccola voce qua sotto.
Premendo su di essa viene ampliata la descrizione del miner, che ci fa vedere precisamente la sua ricetta per essere craftata, oltre a una piccola descrizione che non importa in realtà a nessuno. Questo potrebbe tornarvi utile nel caso vogliate vendere dei miner emergiati, per farvi un'idea generale di quanto avete speso per il singolo miner, senza dover andare a vedere in merge la sua ricetta e tutto, e vedere anche grazie alla quantità di questo che sono presenti nel sito a che prezzo venderlo nel mercato. Per i miner basics invece la voce miner details non vi mostra la ricetta su come viene craftato quel miner, dal momento che sono miner common, quindi non hanno una ricetta di crafting, ma vi fa vedere, sempre oltre una descrizione di cui non interessa niente a nessuno, i metodi in cui un certo miner può essere ottenuto. Quindi ad esempio se state cercando un miner specifico o uno dei vostri miner non ricordate come lo avete ottenuto e magari potrebbe essere raro o meno, potete vedere da questi dettagli le modalità in cui può essere ottenuto e quindi capire se è un miner raro oppure no. Perciò questa è una piccola chicca, dettaglio aggiuntivo delle informazioni che potete raccogliere sui vostri miner in collection. Per esempio il Crystal Soar, che è uno degli yacht, può essere ottenuto o nel marketplace oppure nelle crafting offer della Sunset Sizzle 1, mentre il Katsuhito, questo animaletto qua, può essere ottenuto o dal marketplace oppure durante la season 9 Around the World, che è la season corrente. La cosa però che ritengo più interessante ed utile della collection è il fatto che vengano mostrati non solo i miner in vostro possesso, ma tutti i miner presenti sul sito, o meglio, tutti i miner che possono essere ottenuti sul sito, che ce ne siano già in circolazione oppure no. Per farvi capire di cosa sto parlando, se andiamo a raggruppare i miner emergiati per bonus, quindi otterremo la lista di tutti i miner dal bonus, quindi otterremo la lista di tutti i miner da quelli che danno più bonus a quelli che danno meno bonus, ed andiamo a aumentare il numero di miner per pagina, scendendo dalla lista di tutti i miner che abbiamo, quando questi saranno finiti ci verranno mostrati, ovviamente non evidenziati dal momento che non ce li abbiamo, tutti i miner sempre raggruppati per i filtri che abbiamo selezionato dell'intero sito. Per esempio possiamo vedere che i miner che danno più bonus in tutto Rollercoin che sono ottenuti dai merge sono i pepperoni 10.000, che danno a livello Unreal 12,76% di power, a livello Legendary 12,16% di power, a livello Epic 11,58% di power e così via. Questa funzione vi può tornare utile per più motivi. Il primo di tutti è per farvi una cultura generale sui miner e vedere quelli che danno più bonus oppure quelli che danno meno bonus, quelli più nuovi, quelli più vecchi, eccetera eccetera, riordinandoli per i vari filtri. Funzione che può darvi una mano per capire quali saranno i nuovi miner che verranno presto aggiunti, ad esempio da una mid season o da una crafting offer o da degli eventi particolari. Oppure questa funzione può essere utile per vedere quali sono i miner migliori sul sito, quindi che danno più bonus o sono più nuovi, per capire quali acquistare o quali ricette andare a completare per ottenere poi quelli di livello più alto. Però questo vi può anche essere utile per scoperta personale, per vedere quali miner sono presenti sul sito e quali ancora no, ad esempio sempre grazie alla supply. Infatti possiamo vedere che dei pepperoni 10k a livello Unreal non esiste nemmeno uno, dei pepperoni 10k a livello Legendary non esiste nemmeno uno, e c'è solo un pepperoni 10k in tutto il sito a livello Epic. Quindi questo può esservi utile per andare a vedere se, per pura casualità, potete craftare, grazie ai miner che avete, un miner di livello superiore che ancora non è stato mai craftato e quindi potrete rivendere nel marketplace a un prezzo molto alto, oppure se tra i miner che avete c'è un miner unico nel sito che già potete vendere, sempre nel caso lo vogliate vendere, a un prezzo molto più alto dal momento che è l'unico presente e che non ci sono altri modi di ottenerlo se non comprarlo da voi. Un'altra cosa che potete fare è, ordinando i miner per data, andare nelle ultime pagine, quindi vedere i miner più vecchi presenti nel sito che magari ancora non avete e che, essendo molto vecchi ed essendoci una grande quantità in vendita, potete comprare od ottenere a un prezzo più basso rispetto delle corrispondenti molto più nuove e molto più recentemente aggiunte, sempre ovviamente guardando la quantità presente sul sito, perché se un miner sarà molto raro difficilmente sarà comunque venduto a un prezzo più basso. Inoltre, andando nei miner più vecchi, è possibile vedere la lista dei miner che hanno come rarità una stellina, che sono questi miner qua, che come vedete non sono né uncommon né rare né epic né leggendary né unreal, perché derivano dal vecchio sistema di merge di Rollercoin. Quindi un altro
piccolo segmento sulla storia di Rollercoin. In precedenza, all'inizio del sito, i miner mergiati avevano un livello rappresentato dal numero di stelle che avevano, però successivamente questo sistema è stato cambiato nelle rarità che abbiamo oggi, perciò questi miner stellina sono molto rari, unici e danno anche più bonus rispetto alle corrispettive parti odierne, e non potendo nemmeno più essere craftate dal momento che il sistema di merge si è evoluto ed è quello che abbiamo oggi, sono in quantità limitata e se riuscite a ottenere qualcuno insomma non fa mai male perché danno molto più bonus. Ma se invece ordiniamo sempre i miner per data dai più nuovi ai più vecchi, andando nelle pagine finali comunque possiamo vedere i miner meno recenti che sono stati aggiunti sul sito, quindi che hanno magari anche una disponibilità maggiore e possono essere acquistati a un prezzo più basso ed ottenere il loro bonus in aggiunta senza spendere troppi RLT. Quindi anche questa è un'altra funzione utile della sezione collection, farvi capire più o meno quali miner girano da meno tempo, quali miner girano da più tempo, quali miner sono più presenti e quali sono più rari, avere una lista dei miner più comuni e di cui ce ne sono più in circolazione, che quindi possono essere acquistati a un prezzo minore rispetto a una controparte che ha molta meno disponibilità. Ed infine dalla sezione dei miner basic del sito è possibile, sempre ordinandoli dal più nuovo al più vecchio, andare a vedere quali saranno i miner prossimamente aggiunti da qualche evento speciale, come ad esempio l'evento degli yacht, prima che questo venga comunicato, o farvi comunque un'idea di quali novità ed eventi arriveranno presto su Rollercoin e quali miner nuovi saranno aggiunti per le suddette occasioni, sempre con le rispettive quantità di bonus e comunque anche con la power totale che essi assegneranno, perché comunque non è che viene solo mostrato il bonus, come vedete ogni miner ha anche la quantità di power che genera. Bene, questo quindi racchiude tutto quello che c'è da sapere sulla sezione inventory e collection del sito. Spero possiate farne un uso più consapevole, o per profitto o per investimento, dei miner che volete acquistare o vendere, che sono più rari e più o meno presenti, oppure che ora che conoscete queste funzionalità possiate per piacere personale andare a vedere tutti i miner che ci sono su Rollercoin, le loro varie statistiche eccetera eccetera. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto, che questa spiegazione su tutta la sezione storage e merge di Rollercoin sia stata completa e a voi utile. Vi ringrazio tantissimo per la visione, vi ricordo che in descrizione trovate tutti i miei link e specialmente un link per iscrivervi a Rollercoin e ottenere 1000 satoshi di benvenuto, oltre a supportare enormemente il canale. Fatemi sapere cosa ne pensate, che video futuri volete vedere con un commentino qua sotto, lasciate un mi piace, un commento, condividete il video dove volete. Vi ringrazio di nuovo tantissimo per la visione, vi auguro un fantastico resto della vostra giornata, un abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!